Sono stato da Founders Fund a San Francisco. Con 11 miliardi di asset in gestione è uno dei venture capital più famosi e prestigiosi al mondo. Ha investito in SpaceX, Airbnb, OpenAI, Asana e tantissime altre startup di successo. Founders Fund è stato fondato dal leggendario Peter Thiel, miliardario, autore del libro From Zero to One, primo investitore in Facebook e fondatore di Palantir. Oltre a lui, molti tra gli altri 12 partner del fondo non sono persone note, agiscono senza farsi pubblicità, ottenendo grandissimi risultati. Uno di questi è Matthias Van Tienen, partner di Founders Fund, ha giocato un ruolo importantissimo negli investimenti in startup come Stripe, Figma, Scale AI, ma soprattutto Trade Republic, che conosco molto bene, sono stato nei loro uffici, sono sponsor del mio canale e li devo ringraziare perché anche se questo video non è direttamente sponsorizzato, sono stati loro a mettermi in contatto con Founders Fund e a rendere possibile questo video. Iniziamo. Visto che di Mattias si sa molto poco, partiamo dalle origini. Sono Mattias, sono originario dell'Argentina. Il mio primo lavoro, subito dopo l'università, è stato presso Insight, una società di venture capital con sede a New York. Questo mi ha portato nel mondo delle startup. Poi sono entrato in una startup a Barcellona. L'ho fatto per un po' e poi sono tornato al mondo degli investimenti. Ho trascorso 2 anni presso Alphabet Google Capital. Poi ho deciso che volevo farlo nel miglior posto possibile nel settore. E tutte le strade mi hanno portato a Founders Fund e a lavorare con Peter. Quindi Mattias lavora nel campo startup dal giorno zero, per cui ho chiesto cosa avesse imparato dalla sua prima esperienza lavorativa. Quando hai 20 o 21 anni ti trovi tra i lupi e ti dicono: ecco un telefono e un computer, va a parlare con interessanti imprenditori e torna quando hai buone idee di investimento. Fai 40, 50, 60 chiamate a settimana, viaggiando in cerca di aziende poco note ma potenzialmente grandi. Ti occupi di varie categorie, specialmente software e internet per i consumatori. Dagli imprenditori si impara a porre le domande rilevanti, a individuare future aziende di successo, a costruire una relazione, valutare l'azienda, convincere l'imprenditore ad accettare denaro in caso di ottima opportunità. In tutto ciò dovete ricordarvi che il mondo delle startup nel 2012 era completamente diverso. La situazione nel settore del venture capital era diversa diversi anni fa rispetto ad oggi. A quel tempo era considerato un'industria più artigianale e il concetto di investire in startup non era così diffuso come ora. Nonostante ciò, le persone già iniziavano a comprendere la reale potenzialità delle startup grazie a esempi come Facebook, Twitter e film come The Social Network. Inoltre, la mia scelta di lavorare in Insight invece che in Goldman Sachs, che a quel tempo sembrava un'idea insolita, oggi viene considerata un'opzione altrettanto valida. Questo indica quanto sia cambiato il panorama nel corso degli ultimi 10 anni. Nonostante le differenze rispetto ad oggi, era già chiaro che il mondo delle startup stava prendendo piede e che c'era un'energia in quella direzione. Come accade spesso nel mondo del venture capital, Mattias ad un certo punto ha deciso di andare a lavorare per una startup che stava seguendo con il fondo. Mi sono unito a Wallapop, una società in cui avevo investito durante il mio periodo a Insight. L'ho scoperta quando era ancora giovane, con circa 20.000 utenti. Mi ero appassionato all'opportunità dei mercati dell'usato e al loro enorme potenziale di crescita, poiché rappresentano un settore unico su internet che facilita scambi reciproci tra le persone. Tra l'altro, infatti, ad oggi ha investito in una grandissima startup che si trova sempre nel mercato della seconda mano, cioè Kavak. È una categoria che mi è sempre piaciuta e a cui tengo molto. Quando abbiamo condotto il Serie B di Insight in questa società con sede a Barcellona, mi sono avvicinato al team di gestione e avrei potuto continuare a investire con Insight, ma volevo provare l'altro lato, lavorare con il team sulla scalabilità di un prodotto, l'espansione internazionale e il raggiungimento di risultati importanti. Così mi sono unito a loro ed è stato un viaggio davvero interessante. Abbiamo espanso negli Stati Uniti e poi sono arrivate queste nuove aziende che stavano sfruttando l'opportunità degli smartphone per prosperare. Negli Stati Uniti la concorrenza è diventata molto forte intorno al 2015. Alla fine abbiamo fuso la nostra azienda con Naspers e abbiamo ottenuto un exit ed è lì che ho deciso di reinvestire. Dopo questa esperienza è tornato al mondo degli investimenti con un sacco di conoscenze in più alle spalle. Aiutare a scalare e a fare una exit, una startup, non è cosa da tutti i giorni. Allora, nel passato mi occupavo di ottenere abbastanza denaro e investire in modo strategico per massimizzare il rendimento su quel capitale, raggiungendo i 10 milioni di utenti necessari. Dopodiché è andato a lavorare in Alphabet, cioè Google, nella divisione che si occupa di venture capital, cioè quell'area di Google che si occupa di investire in startup. Nel 2016 Alphabet era ancora percepita come un'azienda di riferimento nel settore tecnologico, mentre oggi, a distanza di 8 anni, è un po' diverso. Viene percepita come un monopolio maturo che non è più così innovativo come allora. Ma ho trascorso 2 anni lì, occupandomi anche di investimenti internazionali, e in quel periodo ho capito che volevo investire nel lungo periodo, ma volevo farlo in un posto in cui fosse l'unico obiettivo, mentre quando lo fai in Alphabet sei uno dei tanti team che fanno un mucchio di cose diverse, e quindi non è proprio il core business. Sono sempre stato un grande fan di Peter Thiel e quando ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui e con il resto del team, per me è stato fantastico. Così ho trascorso 2 anni a costruire relazioni con il team e sono entrato a tempo pieno nel 2018. 2 years. Yeah. That's an investment. Yeah, best investment I ever made. Quindi, dopo l'esperienza da Alphabet, dove si è specializzato ancora di più sul mercato europeo e internazionale, ha deciso di entrare in Founders Fund, in cui è riuscito ad entrare dopo 2 anni di relazione con il team del fondo. Per cui a questo punto ho chiesto un po' più di informazioni su Founders Fund, come è nato e come opera. Founders Fund è nato come risultato dell'esperienza di Peter e degli altri fondatori di PayPal. Le loro esperienze di gestione di quell'azienda con i VC sono state
state piuttosto contrastanti, nel senso che il modo in cui operavano i venture capitalist tradizionali era molto simile a quello di trovare una buona opportunità e, una volta che i fondatori non erano più in grado di scalare, licenziarli e inserire un team di gestione professionale. La storia ci ha dimostrato che alcune delle migliori aziende sono state scalate dai loro fondatori e quindi Founders Fund si proponeva di trovare i fondatori e di sostenerli fino in fondo, e la tesi principale è che non licenzieremo mai un fondatore dalla sua azienda. Se un'azienda non funziona più, preferiamo passare all'azienda successiva. È nato come risultato delle loro esperienze e nel corso degli anni è passato dall'essere un piccolo ufficio quasi familiare per Peter e i fondatori di PayPal a diventare questo team di investimento multistadio piuttosto grande. Grande dal punto di vista del capitale, ma ancora molto molto snello dal punto di vista del team, dove abbiamo un operato molto ampio in cui possiamo investire in qualsiasi categoria, qualsiasi tipo di società, settore, fase, con poche idee fondamentali alla base della società da seguire. Il team è molto snello, circa 20 persone, giusto? Il team di investimento è composto da circa 13 persone. Se si include l'intero team con le operazioni, il marchio, l'ufficio legale, eccetera, non si superano le 40 unità, un numero anormalmente ridotto per il nostro settore. Insomma, è molto difficile trovare fondi che investono così tanti soldi, ma con un team così piccolo. Di solito i fondi tradizionali assumono centinaia di persone con le prime linee che sono sempre di bassissimo livello. Invece in Founders Fund sono pochi, ma estremamente abili. Oltre alla filosofia di base, cioè quella di credere nel fondatore e di non sostituirlo con un manager appena possibile, Founders Fund rispetta dei valori ben precisi. Non convenzionale, alta integrità, alta etica del lavoro, capacità di partecipare al gioco e un ego molto basso. All'interno non abbiamo la cultura della competizione tra di noi su chi deve concludere un affare. Abbiamo un unico pool collettivo e remiamo tutti insieme per capire come guadagnare il massimo collettivamente per noi e per i nostri investitori. Non è necessariamente quello che ho percepito e sperimentato in altre società, ma è molto simile al modo in cui troviamo la manciata di società che fanno davvero centro. Questo è l'opposto di Wall Street. L'ego è la fonte principale. Squali e lupi che cercano di massimizzare le proprie entrate. In questo caso si tratta di massimizzare le entrate dell'azienda. All'interno siamo capitalisti incalliti, ma forse dentro di noi siamo un po' più comunisti. Puoi spiegare tutte le altre caratteristiche? Non convenzionale si può interpretare in diversi modi. Se si guarda alla maggior parte delle altre società, tutti sembrano avere un background piuttosto simile: finanza, operatività nelle start-up. Se si guarda al team di Founders Fund, ognuno è davvero unico. Abbiamo uno scienziato missilistico, un fondatore della difesa, il fondatore di PayPal. Abbiamo una serie di background diversi, sia per quanto riguarda l'attività svolta, sia per la provenienza, sia per le filosofie. Questo crea una cultura e una dinamica in cui possiamo gestire più strategie diverse contemporaneamente, e quando incontriamo un fondatore, questi è in grado di lavorare con Founders Fund in modo collettivo. Invece di avere un partner intercambiabile con tutti gli altri, lavorano con il team in modo più ampio. Possono rivolgersi a diversi partner all'interno di Founders Fund e sapere che riceveranno una serie di prospettive diverse, il che credo ci renda unici rispetto al resto del settore. Ognuno ha il suo punto di vista, la sua unicità. Il suo punto di vista è unico sugli investimenti internazionali. C'è un altro punto che hai definito skin in the game. Cos'è? Qual è la nostra skin in the game? Un aspetto negativo del nostro settore negli ultimi 5 anni è che molti fondi hanno cercato di diventare il più grandi possibile perché guadagnano molto con le commissioni, ed è per questo che si vedono molti fondi che impiegano più denaro possibile, legando i bonus alla quantità di denaro che si può impiegare. Ma qui a Founders Fund tutti noi firmiamo assegni enormi internamente al fondo. E anche molto spesso nelle società in cui investiamo anche personalmente. Peter è di gran lunga il più grande investitore del fondo, quindi non ci limitiamo ad accumulare asset e commissioni. Vogliamo ottenere rendimenti eccellenti per ogni singolo investimento. Skin in the game è un gergo della Silicon Valley, ma in generale del business, che intende mettersi in gioco, ma soprattutto che i tuoi rischi sono allineati con i rischi del cliente. Molti fondi di investimento giocano al gioco di accumulare più capitali e più commissioni possibili, e non ad avere le performance migliori. Quindi se ne fregano se poi gli investitori del fondo traggono profitto o meno, gli interessa solamente che il fondo sia più grande possibile, perché poi le fee sono una percentuale di quello che gestiscono. In Founders Fund non è così, anzi proprio sul sito, nella pagina del loro manifesto, c'è scritto che gli investimenti dei partner stessi del fondo costituiscono la parte principale, il socio relativo di maggioranza, possiamo dire. Ed è per questo che per loro la cosa più importante in assoluto sono proprio i ritorni del fondo, perché altrimenti loro stessi perderebbero soldi. Did we cover all the values? I think high integrity. Dedichiamo molto tempo a conoscere le persone prima di assumerle. Non abbiamo core team o classi di analisti come fanno molti altri posti. In genere assumiamo una, forse 2 persone all'anno, e di solito è il risultato di molti anni di conoscenza, e uno degli elementi fondamentali non negoziabili è l'integrità. Quindi guardate la storia della persona, se è affidabile, perché se volete investire a lungo termine dovete avere integrità, dato che le persone ricorderanno sempre quello che avete fatto. It's important to pick an industry where you can play long-term games and with long-term people. So those people have to signal that they're going to be around for a long time, that they're ethical, and their ethics are visible through their actions. Dimmi di più su come funziona un deal, qual è il tipo specifico di investimento, quanto dura, come si decide. Ogni partner lo fa in modo diverso. Il processo sarà molto diverso per un investimento iniziale di $2 milioni rispetto a quello di un investimento pre-IPO di $300 milioni. Io passo la maggior parte del mio tempo sul lato della crescita. Investiamo su un fondo di $3,5 miliardi. Cerchiamo di staccare assegni da 50 a $500 milioni. In genere questi investimenti sono il risultato di anni di conoscenza approfondita delle aziende. La costruzione di relazioni profonde, l'alta convinzione sul mercato, il prodotto, il team, un tipo di sottoscrizione molto più completo.
Mentre per un investimento seed o di serie A di solito si tratta di avere una forte sensazione di pancia sull'investimento e una valutazione del fondatore, dove la vostra prospettiva sul MOAT e su alcune delle altre caratteristiche non sarà così completa come potrebbe essere per un investimento molto grande. Per quanto riguarda la durata delle nostre partecipazioni, alcune società sono state vendute molto rapidamente, come Oculus, in altre come SpaceX siamo stati investitori fin dall'inizio e vorremmo continuare a detenerle per molto tempo. Anche se distribuiamo le azioni dopo un IPO, possiamo scegliere personalmente di tenerle a tempo indeterminato. Quindi non c'è una regola specifica dopo l'IPO, dipende dall'investimento. In genere evitiamo di avere regole di qualsiasi tipo. Forse abbiamo delle linee generali, delle linee guida o delle convinzioni, ma anche queste sono destinate a essere infrante e si possono ottenere i migliori rendimenti quando si è disposti a infrangere le proprie regole. Quindi, come sta spiegando Mattias, i singoli partner hanno una responsabilità immensa, gestiscono investimenti da anche 50 o 500 milioni di dollari e non sono supervisionati come nelle aziende normali, ma hanno ampia autonomia e si fidano delle loro conoscenze e del loro istinto. Non hanno un vero e proprio capo corporate, anche se comunque c'è una gerarchia. Peter è sicuramente il leader indiscusso dello studio, ma il suo modo di guidare non è un mandato dall'alto verso il basso. È più che altro un modo in cui noi usciamo e troviamo opportunità interessanti e lui è il nostro partner di pensiero e ci aiuta a prendere la decisione giusta. Ma è molto diverso dal modo in cui potrebbe essere gestita un'altra azienda. Se passate anni a costruire le vostre relazioni e a conoscere l'azienda prima di investire, non avete paura che esploda prima del vostro ingresso? C'è sempre il rischio di perdere alcune aziende. È impossibile essere presenti in ogni singola azienda importante. È raro che un'azienda abbia un punto di inflessione pazzesco e che tu abbia perso la nave. La maggior parte delle migliori società al mondo ha avuto diversi punti di ingresso in cui il rapporto rischio-rendimento è piuttosto interessante. Anche se si perde il punto di inflessione iniziale, c'è sempre un po' di preoccupazione. Ma noi pensiamo alle cose con una combinazione di mentalità da venture capitalist, ma anche da hedge fund, ottimizzando tutto in termini di rischio-ricompensa. E a volte investire milioni e milioni di dollari in un'azienda già avviata, dove c'è ancora una crescita di 5, 10, 20 anni è probabilmente un investimento migliore rispetto a un paniere di investimenti iniziali dove la maggior parte dei quali non funzionerà e uno sì. Non ci preoccupiamo di perdere aziende nei primi giorni purché troviamo buoni punti di ingresso in seguito. Per capirci, il metodo classico dei venture capital è investire subito in fretta in un sacco di startup, sapendo che solo una piccolissima percentuale ce la faranno e le performance di chi ce la farà andranno a compensare il fatto che tutte le altre avranno fallito. Funders Fund non fa così, anche perché spesso questa strategia non funziona. Quello che fa Funders Fund è invece studiare di più, aspettare di più, a costo di perdere anche delle piccole opportunità, con l'obiettivo però di fare solo deal in cui credono veramente. Ed è per questo che la loro percentuale di successo è così alta. Quanti accordi concludete in un anno? Non ne teniamo conto, non è un numero che teniamo sotto controllo, non siamo ossessionati da queste metriche, tendiamo a pensare più che altro ai dollari che investiamo e alla loro concentrazione, vogliamo concentrare quanto più possibile nelle nostre migliori società. Non abbiamo problemi a mettere un terzo di un investimento nella nostra migliore idea e ad avere l'intero fondo in non più di 10 società sul lato della crescita. Quindi pensiamo più che altro a mettere il maggior numero di dollari nelle migliori società al prezzo più basso possibile. Le prime 10 società riassumono la maggior parte del fondo. Assolutamente sì. Anche questo è insolito per i fondi che investono soprattutto nelle startup, perché di solito investono in 10.000 startup. Sì, non stiamo adottando l'approccio spray and pray. Quindi non solo le persone sono poche e fanno dei deal giganteschi, ma anche i soldi del fondo sono estremamente concentrati in poche startup, per cui la responsabilità di trovare i fondatori giusti è veramente alta. E quindi ho chiesto a Mattias: come li trovate i fondatori giusti? Avete una checklist? Andate a intuito? Non esiste una lista di controllo. Il fondatore giusto potrebbe essere molto diverso per un'azienda rispetto a un'altra. Elon è la persona giusta per un'azienda di razzi. Dylan Field è la persona giusta per un'azienda di software di progettazione. Personalità diverse, approcci diversi. Non esiste una soluzione unica per gli investimenti. Penso che si debba essere incredibilmente ambiziosi, super determinati, implacabili, carismatici, con un'elevata integrità e una determinazione pazzesca a piegare il mondo alla propria volontà e a convincere le persone a unirsi a loro nel loro viaggio, che si tratti di dipendenti, investitori o clienti. Di solito a fare la differenza tra le aziende buone e quelle eccellenti sono quei fondatori che non si arrendono e che hanno una folle vena competitiva interna. A volte sono stati competitivi in passato, in matematica, nello sport o in qualsiasi altro campo, ma è necessario essere estremamente competitivi, dato che questo è un mondo competitivo e nessuno ti regalerà niente. Quindi non c'è una serie di caratteristiche specifiche, ma quello che cerchiamo è l'istinto omicida e l'essere incredibilmente spietati. E le competenze verticali le guardate? Non ci sono competenze specifiche che vogliamo sempre vedere. Siamo naturalmente attratti dagli ingegneri perché hanno un pensiero di base. Quando c'è qualcuno che non è un ingegnere, e ci sono molte eccezioni a quello che sto dicendo, si limita a buttare soldi o persone sui problemi invece di fare un passo indietro e passare l'intera notte a capire il problema da un punto di vista di principi primi come un ingegnere. Quindi, ricapitolando, un buon founder è ambizioso, non si arrende mai e tendenzialmente un tecnico, è uno che cerca soluzioni e non è solamente una persona di business che magari cerca di risolvere i problemi con i soldi, ma ancora prima applica il first principle thinking, cioè cerca di capire alla base come risolvere i problemi, non come fanno tutti gli altri, ma in maniera innovativa. A questo punto ho chiesto a Mattias come si fosse svolto l'investimento che hanno fatto in Trade Republic. Io lo scorso anno ho avuto modo di conoscere il fondatore
fondatore di Trade Republic. Ho fatto anche un video dove entro nell'azienda e mostro tutto quanto. Ma se non lo conoscete, Trade Republic è una banca e un broker europeo nato in Germania che permette a tutti di investire in maniera semplice ed efficace, senza cadere in tranelli di cose scam, senza cadere in tecnicismi e fee ingiustificate delle banche tradizionali, ma in 448 anche solo dal telefono ti permette di investire, non spingendoti a fare trading o cose strane, ma investire per il lungo termine. Il fatto che Founders Fund abbia deciso di investire in Trade Republic per me è una gigantesca green flag. Per cui vediamo un po' come è nato questo investimento. Circa 10 anni di frequenti viaggi d'affari in Europa mi hanno portato in varie città, dove ho ottenuto numerosi incontri. Tornato dalla Germania poco prima della pandemia, nel febbraio 2020, a Berlino ho avuto una lunga giornata di riunioni, tra cui una colazione di lavoro che mi ha lasciato piuttosto indifferente. Durante queste visite ho avuto la fortuna di incontrare Christian, un fondatore che corrisponde esattamente al tipo di professionista che stavo cercando, competitivo, intenso, riflessivo e capace di rispondere con facilità a ogni mia domanda. Ho visto che aveva pensato attentamente a tutto, dal prodotto alla tecnologia fino alle questioni normative. Inoltre aveva quella rara combinazione di qualità che la mia azienda desiderava, insieme ad una visione entusiasmante. Appena concluso l'incontro, mi sono reso conto che era stato uno dei motivi principali per il mio viaggio. La settimana successiva sarei stato in California, quindi ho organizzato immediatamente incontri per farlo entrare in contatto con altri membri della nostra partnership. In una settimana abbiamo avuto l'opportunità di passare tempo insieme sia qui che a Los Angeles con Peter e siamo riusciti a siglare un accordo. Quindi questa volta non si è trattato di anni di relazione? Si è trattato quindi di un caso raro. Il rapporto di un anno tende ad essere per gli assegni molto grandi. Si trattava di una serie B. Direi che si è trattato di un periodo di tempo anormalmente breve per prendere la decisione, ma è uno di quei rari casi in cui dal nostro punto di vista era talmente scontato che ci siamo assunti il rischio che la cosa potesse ovviamente non funzionare, e questo è il rischio che si corre sempre nel venture. Ma non abbiamo trovato nessuna bandiera rossa, lui è il chiaro leader del mercato emergente in Europa, è un fondatore davvero straordinario. E il modello di business, la visione, tutto quanto, perché vi ha convinti? Il mercato degli investimenti è un tema che negli Stati Uniti viene affrontato da diversi decenni. La cultura statunitense prevede che le persone risparmino e investano nel mercato azionario. È un settore molto più maturo. Abbiamo esaminato aziende come le Robinhood del mondo, ci siamo avvicinati, ma alla fine non abbiamo investito. In parte ciò è dovuto al fatto che negli Stati Uniti le banche servono abbastanza bene il mercato, ma in Europa l'asticella è molto più bassa, il che significa che gli operatori storici sono molto peggio. Non è un mercato sviluppato. Inoltre, dal punto di vista culturale e sociale, gli europei non investono nel mercato azionario come fanno gli americani negli Stati Uniti. Riconoscemmo che l'opportunità di mercato era gigantesca. In Europa c'è un vuoto e questa è stata di gran lunga la migliore società che ha affrontato questo problema. Quindi Mattias ha visto un'opportunità in Trade Republic. Da un lato perché c'era già un grande caso studio in America, cioè Robinhood, in cui però Founders Fund non aveva investito in passato. E inoltre in Europa rispetto all'America il bisogno di servizi del genere era ancora più alto. E quindi avendo sia un buco di mercato, sia un business model già provato, cioè quello di Robinhood che poi in America ha avuto un grande successo, l'opportunità in Trade Republic era grande. E poi, come ha detto Mattias, il fondatore a quanto pare è un drago. Ma quindi com'è andato questo accordo e cosa è successo dopo l'investimento? Subito dopo aver fatto l'investimento, il mondo è imploso. Quando sono tornato in Germania per concludere l'affare, i casi di Covid erano già in aumento. Sono quindi volato in Germania contro il parere di alcuni amici e colleghi, secondo i quali non era necessario andare in Germania, ma non c'era modo di non firmare questo investimento. Subito dopo aver effettuato l'investimento, eravamo preoccupati per il nostro intero portafoglio, perché la maggior parte delle nostre società in portafoglio erano state colpite dalla pandemia, alcune in modo negativo, altre in modo positivo. Trade Republic è stata una di quelle che ne ha beneficiato maggiormente, perché tutti erano a casa, il mercato azionario era super volatile, tutti facevano trading, alcune persone hanno finito per ricevere assegni di supporto dal governo. Una volta che questi sono stati erogati, molti di quei soldi sono finiti nel mercato azionario. E questa era una di quelle aziende perfettamente posizionate per beneficiare di questa gigantesca spinta. Quando abbiamo investito in Trade Republic aveva 6 o 70.000 clienti e nel giro di un anno aveva superato il 1.000.000. È stato un buon investimento, è stato un investimento incredibilmente buono fin dall'inizio. Naturalmente il mercato azionario è altamente ciclico. È molto diverso da un'azienda SaaS che è più stabile e costante. Con aziende del genere si può avere un anno incredibilmente buono e poi un anno forse piatto. Dipende dal mercato e dipende molto dalla macroeconomia. Questo tipo di società avrà sempre anni incredibili e poi anni più piatti e non è indicativo della traiettoria a lungo termine dell'azienda. Ma l'importante è avere un team che costruisca le fondamenta e le esegua in modo tale che, quando arriva la spinta, sia in grado di cavalcare l'onda con successo. E poi, quando arriva l'inverno e nessuno fa trading, sia in grado di superare l'inverno con profitto ed efficienza, senza rimanere senza soldi. Questo è ciò su cui abbiamo sempre insistito. Questa è stata la storia di Trade Republic, un po' accidentata ma con un orizzonte temporale abbastanza lungo, una traiettoria molto chiara verso un'opportunità che riteniamo sia di 10 o 20 miliardi di dollari. Quindi l'investimento è stato ottimo. Infatti ad oggi Trade Republic vale più di 6 miliardi. Da un lato sono stati fortunati, infatti Founders Fund ha investito proprio l'anno del Covid, anno in cui Trade Republic è passata da 70.000 a più di 1 milione di utenti. Ma come ha detto Mattias, per i business come i broker la crescita non è sempre uguale ma ciclica, quindi alcuni anni sono molto buoni e altri no. E la bravura dell'azienda sta nel navigare bene queste fasi. Secondo me Trade Republic lo sta facendo. Infatti io investo i miei risparmi con loro, sono ambassador del mio canale e come al solito vi lascio in descrizione, anche se questo video tecnicamente non è sponsorizzato, ma li ringrazio per avermi permesso di fare questo video, quindi vi lascio in descrizione il link per farvi anche voi Trade Republic, provarlo, si fa in 5 minuti. Tra l'altro ci sono anche gli
gli interessi sulla liquidità non investita non vincolata e non ci sono commissioni sui piani d'accumulo, e addirittura io utilizzo anche la loro carta che mi permette di avere un safe back su tutto quello che spendo. Bene, continuiamo. Ho chiesto a Mattias, dato che è molto esperto del mercato europeo, cosa ne pensasse del sistema startup in Europa. Penso che ci siano alcune differenze. Qui negli Stati Uniti il mercato è molto più maturo. Qui le persone costruiscono startup da 30-40 anni. In Europa invece l'ecosistema tecnologico ha forse 20 anni, ma in senso lato ne ha solo 10 o 15. La maggior parte delle aziende da 100 miliardi di dollari che avete visto provengono dagli Stati Uniti o dalla Cina, mentre l'Europa non ha ancora prodotto nessuna azienda da 100 miliardi di dollari. Ma ci sono alcune aziende che ci sono vicine. Audi e Revolut stanno andando in quella direzione, ma finora non abbiamo ancora visto un'azienda da 100 miliardi di dollari provenire dall'Europa. Negli Stati Uniti invece abbiamo aziende multimiliardarie. Per diversi motivi. Gli Stati Uniti sono un grande mercato coeso con 400 milioni di persone e un'economia enorme. L'Europa è solo un insieme di paesi. Espandersi a livello internazionale da un luogo all'altro è piuttosto impegnativo. Lingue diverse, normative diverse. Il mercato dei prodotti in Italia è diverso da quello tedesco e da quello francese, quindi le sfide da superare in Europa sono molto più diverse e difficili. Direi che negli Stati Uniti, dove si lancia un prodotto, l'intero mercato è affrontabile nella maggior parte delle categorie. Inoltre, credo che gli Stati Uniti e l'Europa siano culturalmente un po' diversi. Negli Stati Uniti c'è una prospettiva molto intensa, competitiva e capitalistica, e l'etica del lavoro che ha il dipendente medio è forse diversa da quella che si trova in Europa, dove c'è una mentalità un po' diversa. È necessario trovare le persone che lavorano più duramente per voler lavorare 80 ore a settimana, per voler costruire un'azienda da 100 miliardi di dollari. La nostra frustrazione nell'investire in aziende europee è che è raro trovare quel team che vuole lasciare tutto per costruire una grande azienda. No, voglio dire, in questo momento questa voglia c'è, ma c'è meno cultura di lanciarsi e innovare come in America. Penso che esista in alcune aziende in Europa, quindi non si può generalizzare completamente. Anche perché si tratta di credere di potercela fare. Negli Stati Uniti molte persone credono fin dall'inizio di potercela fare se si impegnano abbastanza. In Europa si pensa semplicemente che sia impossibile. Si vedono fondatori europei che vengono a lavorare negli Stati Uniti, giusto? Se si guarda a Toby, fondatore tedesco che ha costruito l'azienda in Nord America, al fondatore di Datadog francese, si possono avere risultati eccellenti da fondatori europei, ma credo che molti di loro preferiscano costruire le loro aziende negli Stati Uniti. Questo anche per via dell'ecosistema. Gli Stati Uniti hanno già un ecosistema piuttosto forte e sviluppato. Qual è la differenza tra l'ecosistema europeo delle start-up e quello statunitense? L'ecosistema europeo è più giovane. 10-15 anni fa, quando lavoravo a Insight e andavo in Europa, l'ecosistema era molto nascente. Ricevevate investitori, risorse a disposizione dagli imprenditori che probabilmente avevano meno esperienza, mentre se stavate costruendo un'azienda negli Stati Uniti 5 o 10 anni fa, potevate assumere persone che avevano già lavorato a Facebook, a Google, in Microsoft. I talenti che si possono attrarre hanno già esperienza, sanno già cosa significa costruire una startup ad alte prestazioni. In Europa questo tipo di esperienza non era disponibile 10 anni fa. Ora si sta iniziando a vedere una nuova ondata di aziende che possono attrarre ingegneri, product manager e venditori che hanno visto la scalata, che sanno cosa vuol dire. Che sia in Europa o che si tratti di persone che hanno lavorato negli Stati Uniti e vogliono tornare in Europa, si sta recuperando dal punto di vista dell'esperienza, ma naturalmente gli Stati Uniti hanno il vantaggio di farlo da decenni. Ora, se si guarda al mercato europeo, questa non è più una scusa. Le aziende e i fondatori hanno talenti da scegliere. Ora si tratta solo di capire dove le persone più inventive vogliono costruire le loro aziende. Perché possono farlo in Europa e possono farlo negli Stati Uniti? La domanda è: dove vogliono farlo? Non è stata molto rassicurante la risposta di Mattias. Fondamentalmente mi ha detto che in Europa le persone brillanti ci sono, ma spesso vanno a fare aziende in America perché l'ecosistema in America è molto più avanzato. In Italia per molti anni è stato quasi inesistente. Solo adesso finalmente le cose sono cambiate e forse prima o poi vedremo le prime start-up europee da 100 miliardi di dollari. La scommessa è: le persone brillanti in Europa faranno impresa qua o se ne andranno? Andiamo però ancora più nello specifico. Ho chiesto a Mattias cosa ne pensasse dell'Italia in particolare. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non abbiamo visto molte start-up uscire dall'Italia. Di solito la maggior parte delle start-up europee proviene dai paesi nordici. Invece Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia sembrano essere un po' indietro. Mi piacerebbe vedere buone aziende nascere dall'Italia, quindi sono entusiasta di vedere cosa creerete. Questa risposta sarà ancora meno rassicurante. Quello che fa Mattias fondamentalmente è andare a trovare le start-up promettenti dove sono. Non è che lui decide di andare in un certo paese e poi trova le start-up, ma è il contrario. Prima trova le start-up, poi va nel paese in cui si trovano. E lui in Italia non ha mai approfondito perché nessuna start-up italiana lo ha mai attirato. Mannaggia. Il mio approccio non è quello di andare da un paese all'altro facendo un'analisi top-down. Mi piace piuttosto andare incontro alle aziende che stanno nascendo da qualsiasi parte esse provengano, quindi è un po' più reattivo e meno orientato alla geografia. Non ho ancora trovato un'azienda straordinaria in Italia nel settore tecnologico. Bene, non posso comunque terminare questa intervista prima di aver chiesto cosa ne pensasse dell'AI e in che modo Founders Fund si sta muovendo in questo campo. L'IA è una di quelle cose che per certi versi attira molto, quindi siamo sempre molto attenti a non seguire l'ultima moda e a non investire un mucchio di soldi per poi perderli. Questo significa che siamo stati molto selettivi nel numero di investimenti che abbiamo effettuato. Nel corso degli anni le nostre due grandi scommesse nell'IA sono state Palantir e DeepMind. Palantir era forte.
Palantir agli inizi non mi risulta che si sia fatta conoscere come azienda di IA, ma ora è una delle più grandi del settore, mentre DeepMind è una società che abbiamo sostenuto e che alla fine è stata venduta a Google. In questa nuova ondata abbiamo fatto 3 grandi scommesse in questo settore. Una è OpenAI, che riteniamo essere un chiaro vincitore nello settore, un'altra è Scale AI, fornitore di infrastrutture, in cui abbiamo investito. Infine, il nostro investimento più recente, più una scommessa di rischio che di crescita, è Cognition Labs, che sta sviluppando il primo sviluppatore di software al mondo. Dopo questa risposta mi sono sentito un po' uno sciocco, perché ovviamente Founders Fund ha investito nell'AI. Anzi, sono stati proprio tra i primi a farlo, quando ancora non andava di moda qua tra noi pubblico pop. Ha investito appunto in DeepMind, Palantir è stata fatta proprio da Peter Thiel, e poi ovviamente hanno investito anche proprio in OpenAI, che in questo momento è l'azienda più famosa in questo campo. Quando sei al centro del mondo puoi fare questi investimenti. Cosa consiglieresti ad un giovane aspirante imprenditore che sogna di creare la sua grande azienda? Credo che la cosa più importante sia andare a lavorare nella migliore startup che si possa trovare. Sacrificate tutto, sia che si tratti di tempo, energia, denaro, posizione, qualsiasi cosa dobbiate fare per trovare l'azienda con il più alto potenziale. Andate a lavorare lì, anche se questo significa molte ore e nessuna retribuzione. Fate l'esperienza di cosa significhi lavorare con talenti di primo ordine, e questo vi servirà per capire come costruire la vostra azienda in seguito. Per me quindi si tratta di posizionarsi in modo da poter entrare a far parte del miglior team possibile. Da lì svilupperete il vostro pensiero, la vostra rete, in modo da poter poi avviare la vostra azienda, ma non vi consiglio di avviare la vostra azienda prima di aver visto cosa significa buono, grande ed eccellente. Penso che sia molto più utile che avere una laurea. Mi è piaciuto questo consiglio. Molti ragazzi sognatori giustamente vogliono subito cambiare il mondo, creando la propria startup, e invece alcune volte è molto meglio prima acquisire le conoscenze, magari andando a lavorare per una startup di successo, scoprire cosa vuol dire essere eccellenti e poi provare a rifarlo. Io aggiungo, magari non necessariamente lavorando per qualcun altro, ma in qualche modo entrando a contatto con quelle realtà, perché io faccio così. Questo video l'ho fatto, penso, più per me stesso che per voi. Sono, non lo nego, veramente un fanboy sia di Peter Thiel che di Founders Fund. Mattias si è rivelato veramente super interessante e le risposte che mi ha dato sono state tutte sul pezzo di immenso valore. Niente fuffa, niente giri di parole, si vede che parliamo di un'altra categoria. Mi porta a casa un sacco di spunti. L'importanza del selezionare le persone giuste, questa cura e questo essere maniaci non solo nel scegliere i founders giusti, ma anche i collaboratori e i partner del fondo giusti, e poi lasciarli liberi di operare. Per non parlare dei valori, l'importanza dello skin in the game. Se andate sul loro sito comunque trovate tutte le startup in cui hanno investito, sono tutte interessanti. Io mi sono fatto un giro l'altro giorno, approfonditele perché sono molto fighe. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento, sono molto curioso. Mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale per vedere i prossimi. Non tutti sono iscritti al canale, anzi molto pochi di quelli che guardano i miei video, quindi iscrivetevi, è importante. Ciao!